Ciao a tutti, buon anno e bentornati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. A noi queste vacanze di Natale ci hanno fatto uno strano effetto, perché tutti questi panettoni, le aperte di Van der Poel, quelle di Van Aert, ci hanno fatto tornare una gran voglia di cross country, effettivamente nel nostro DNA. E quindi ci siamo rimessi immediatamente sul nostro cross countryno, che a dire il vero è cambiato un po' in quest'inverno, anche grazie ai consigli di Sabba. Abbiamo messo una forcella Öhlins che abbiamo testato, trovate anche il link in descrizione, delle gomme un pochino più cicciotte come dice il Sabba e vari altri aggiustamenti. Ma la cosa che abbiamo in dotazione da un po' di settimane e stiamo usando sui circuiti di cross country, ora si sente che la forma non c'è, è il telescopico, che ha fatto un po' la storia in queste ultime 2 stagioni insieme a Nino Schurter. Quello top secret, quello che utilizzava non utilizzava, diceva che ne usava un altro, in realtà era questo. Yep Components, beh, non è solo Nino Schurter che lo utilizza lui per fare un nome, ma lo utilizza anche Leo Paez. Il modello è il Podio, che è quello pensato, progettato per il cross country e il marathon. Si tratta di un telescopico leggero, performante, con un travel specifico e un funzionamento specifico proprio per le discipline pedalate. Non è un caso che Nino Schurter lo abbia voluto e ne ha fatto specifica richiesta. È progettato in Svizzera, si tratta di un progetto che appunto vede nel Podio il top della sua gamma. Un telescopico di cui trovate tutte le informazioni nel link che vi lasciamo qui sotto in descrizione e che noi abbiamo appunto testato a lungo per capirne un po' il funzionamento. La cosa che più di tutte sorprende nell'utilizzare lo Yep Components Podio è il comandino a joystick, una cosa che è da nerd assoluti della mountain bike. Io penso che chiunque veda questo video vorrà correre sullo shop di Yep Components per farne suo almeno uno o almeno un paio di scorta. La cosa più interessante appunto di questo comandino a joystick è il fatto che può essere utilizzato a doppia direzionabilità, quindi si può spingere con il pollice e si può anche tirare con l'indice. Infatti una cosa che ho fatto io nel momento in cui sono andato ad allestire, a montare lo Yep Components Podio con il relativo joystick di apertura, è stato posizionare il collarino di fissaggio a testa in giù. In questo modo l'ho messo tra la manopola e il freno in maniera tale che fosse a metà proprio sia per l'utilizzo con il pollice che l'utilizzo per l'indice. Secondo me l'aspetto positivo e che favorisce appunto questo joystick è il fatto che una volta che si è in frenata contemporaneamente si leva il dito dalla leva del freno e si può direttamente azionare quello che è il cavo del telescopico per abbassare o per alzare, quindi attivare il circuito idraulico. Appunto si tratta di un telescopico con 80 mm di travel, funzionamento idraulico e un fodero in carbonio. Adesso abbiamo tutti i pesi proprio sul link che vi abbiamo lasciato, che vi riporta all'articolo sul sito. Un peso che sicuramente è tra i più leggeri sul mercato, tanto da avvicinarlo a quelli che sono tutti i modelli meccanici che si possono trovare e provare, e però con i benefici del sistema idraulico, che è un pochino più malleabile e sicuramente non dà quella sensazione on off. Per me i punti a favore di questo telescopico sono ben più di uno. Vi ho detto del joystick, è una delle cose favorite in assoluto di questo sistema. In secondo luogo vi è appunto il fatto che il travel sia da 80 mm e quindi a quell'escursione giusta per potersi godere dei percorsi da cross country e quelle sezioni un po' più tecniche di tutte le marathon che adesso si stanno evolvendo. Mi è piaciuto molto il funzionamento, bello fluido, veloce, sia in fase di discesa ma anche in fase di risalita, e soprattutto, sempre per quanto riguarda il funzionamento idraulico, è stato per me un plus assoluto capire che nei momenti in cui ci si approcciava a una salita
si poteva utilizzare anche una posizione un po' intermedia senza che il telescopico scendesse e quindi andasse totalmente giù oppure risalisse, cosa che succede su altri modelli purtroppo, magari anche dopo diversi utilizzi. Ecco, questo è fondamentale dirlo, però è sicuramente qualcosa che a me ha colpito in maniera positiva. Un altro aspetto molto interessante dello Yep Components Podio, oltre ad un peso record, è anche la facilità di installazione. Infatti sono pochissimi i Reggisella con cui io non mi sono scontrato e ho maledetto. Uno di questi è sicuramente il Podio. All'interno infatti della confezione si trova una speciale canula che serve per riuscire a installare la testina interna del cavetto, quindi quella che va ad attivare poi tutto il sistema idraulico, e si installa come prima parte proprio quella interna al canotto, e è secondo me una cosa molto intelligente, perché la maggior parte delle volte ci si scontra con diverse dinamiche interne che appunto fanno un po' perdere la testa. Io invece su questo mi sono trovato particolarmente bene. Tra l'altro Yep all'interno della confezione, qua si sta alzando una nebbia incredibile di fronte a un sole che sta tramontando, goldissima. Fornisce anche due tipologie di cavo, una un pochino rinforzata e una invece più sottile, proprio per chi punta al massimo risparmio di peso. Sicuramente questo è un telescopico che permette un bel salto in avanti in quanto a peso, ma secondo me la cosa interessante è appunto il funzionamento. Un'altra particolarità è l'attivazione. Io ho cercato di regolare alla meglio, l'ho fatto tutto in autonomia, quello che è l'allestimento del cavo, ma nel momento in cui sono andato a ricercare quello che è il tiraggio del cavo, ho voluto subito qualcosa di più preciso possibile e immediato, e devo dire che con Yep Components Podio mi sono trovato ad una velocità di azionamento veramente interessante, quello che serve secondo me nei tratti più tecnici di un percorso di cross country e di una marathon. Mi sono ritrovato proprio, e su questo sicuramente il joystick aiuta tanto, perché non ha un'escursione eccessiva necessaria per l'attivazione del circuito idraulico, ma basta veramente un tocco per andare giù e un tocco per risalire, sia con indice che con pollice, e questa cosa mi ha permesso di affrontare anche dei tratti tecnici che magari erano un po' inaspettati, con il massimo della sicurezza e della stabilità, perché appunto riuscivo a buttare giù la sella in una frazione di secondo. A volte è chiaro che qua incide molto anche il travel, perché si tratta di un travel da 80 mm e quindi è molto più veloce, anche lo squat è meno profondo nel spingere giù la sella, però mi sono ritrovato a essere molto più veloce rispetto a tante altre volte, cosa che in gara secondo me, ma anche nei giri che si conoscono poco, questa cosa è fondamentale. In affondamento è bello preciso, scorre bene, non ci sono rumori, a parte quello del cavo, ma bisogna avere veramente l'orecchio assoluto, e devo dire che invece lateralmente non c'è quel gioco laterale che si può riscontrare nei Reggisella telescopici. Diciamo che è uno dei problemi principali per i produttori. Quindi cosa significa questo? Che anche quando si va a spingere un po' in maniera più netta, che sia in salita, che sia anche su una piana un po' a scendere, è come se si avesse un Reggisella fisso, quindi non c'è questo ticchettio laterale che, uno, dà fastidio e due, impone anche una posizione che è leggermente diversa da quella di spinta precisa, e quindi è come, secondo me, è come pedalare con un Reggisella fisso. Ovviamente questo quando il Reggisella è totalmente esteso, ma io ho fatto una prova anche da fermo e non c'è il minimo movimento laterale, e secondo me questo è un pregio, perché molte volte appunto si consumano delle energie per correggere la pedalata o per correggere questo problema, che fanno insomma perdere anche dei secondi preziosi. Il Reggisella ha un'altra particolarità che a me onestamente è piaciuta tanto, ed è la valvola dell'aria esterna a tutto. Ci sono dei modelli in cui si trova alla sommità del canotto, ci sono dei modelli che l'hanno in altre posizioni, questa qui invece in questa posizione esterna. Praticamente è come quella di un ammortizzatore, basta
solamente svitare, mettere la pompetta con la valvola alla valvola Schrader e riportare la pressione a un valore consono a quello che è la propria necessità e un utilizzo migliore. Su questo io devo dire da un po' di settimane non ci ho messo mai la mano, ha dei limiti ovviamente di utilizzo, però adesso trattandosi di un Regisella che è molto veloce e quindi soddisfa già pienamente le mie esigenze, per ora non l'ho toccato. Nel momento in cui dovesse esserci nel tempo anche un rilascio di aria da questo punto di vista, sarà facilissimo andare a ritoccare e rimettere aria all'interno del circuito. La stessa cosa si può fare con lo spurgo dell'olio. Infatti Yep Components all'interno della scatola inserisce una siringa per lo spurgo, si può fare assolutamente in autonomia. Si tratta secondo me di un telescopico per trasformare la vostra bici in una race machine, un upgrade che vi può svoltare non tanto da un punto di vista del peso, se ci tenete comunque è veramente una chicca anche da quel punto di vista, ma più che altro per il funzionamento. Devo dire che 80 mm su un percorso a cross country attuale, ma anche su un marathon, sono secondo me tutto quello che si può avere. Ovviamente per tutti i dettagli ricordatevi di cliccare nel link in descrizione che vi riporta all'articolo sul sito. Noi per questo 2023 penso che dovremo sgolfare ancora un po', abbiamo gli elementi giusti per alzare le nostre aspettative e le nostre ambizioni, per cui ricordatevi di mettere un bel like a questo video, iscrivervi se non l'avete ancora fatto al nostro canale e come sempre casa aperta. Grazie al sole e quasi alla luna penso che sia il momento di tornare a casa. Alla prossima.